Un vecchio detto dice che il calzolaio ha sempre le scarpe rotte. Se fosse traslato sul nostro lavoro sarebbe più o meno un legatore ha sempre i libri scompaginati e, non so, chi fa cartotecnica non ha mai un contenitore a disposizione. Ecco, non è un detto, è letteralmente così. Ciao, sono Paola della Bottega Fagnola, un laboratorio artigiano di Torino che si occupa di legatoria, cartotecnica e restauro libri e documenti. Negli scorsi video vi abbiamo fatto vedere vari lavori. In questo video il lavoro è un po' particolare perché il committente sono io. Da quando ho iniziato la formazione, prima legatoria ad Ascona, poi l'istituto e quindi il restauro a Roma, il lavoro qui in laboratorio a Torino, le trasferte per i workshop, negli anni ho collezionato svariati strumenti e svariati contenitori per custodirli e portarmeli in giro. Risultato attuale? Caos. Non trovo mai nulla e è tempo di rimediare. Sono partita cercando idee su Pinterest e ha attirato la mia attenzione l'immagine di un contenitore esagonale con dei cassetti. Mi serviva costruire qualcosa che potesse contenere tutti i miei strumenti, suddivisi magari per tipologia o categoria, che avesse dei cassettini, quindi vari scomparti di varie misure, che andasse bene da tenere sul tavolo, e quindi quest'idea di un poligono rotante che contenesse tutto quanto con dei cassettini sotto mi è sembrata l'ideale. Mi sono poi ricordata che come forma ricordava tantissimo quello di un portapenne girevole che ho avuto sulla scrivania per tanti anni. Quindi sono partita da lì. L'idea di un poligono non mi dispiaceva, ma ho pensato che era già abbastanza complicato così il progetto, quindi anziché fare un poligono a 6 lati era un po' più semplice costruirne uno ad 8, quindi un ottagono. Ho raccolto un po' di idee, fatto degli schizzi a mano libera, provato a giocare un po' in CAD, che è una cosa che sto cercando di imparare, e questo è quello che ne è venuto fuori. Inizio prendendo le misure dei contenitori che sto già utilizzando e facendo degli schizzi per avere un'idea di che dimensioni complessive avrà questo oggetto e quindi che dimensioni devono avere i singoli pezzi. Recupero dai ritagli di cartone qualcosa dello spessore adatto e inizio a tagliare i pezzi principali. Di una dimensione però leggermente più grande di quella che mi serve, per poter poi fare gli aggiustimenti sul momento. Per la base ottagonale parto da un quadrato. Tagliando gli angoli ottengo un poligono ad 8 lati e ritaglio così 3 basi di questa forma. Tagliandoli uno ad uno non sono esattamente uguali, quindi vado a utilizzare il tagliacarte automatico per uniformarli un po'. La bottega è chiusa, per questo è tutto buio e io sono troppo pigra per accendere tutte le luci. Ritorno alla cesoia e verifico che i singoli pezzi che ho tagliato siano delle misure adeguate, facendo un montaggio temporaneo con dello scotch di carta, che poi andrò a staccare. Controllo anche se effettivamente la base con i cuscinetti a sfera si adatta per la rotazione che avevo in mente. Controllo in ultimo che i primi pezzi che ho tagliato siano della misura giusta, anche qui facendo un montaggio temporaneo sulla base ottagonale.
questi singoli pezzi e queste spondine andranno incollate sulla base, quindi la cosa più semplice è segnare a matita sulla base stessa le posizioni e le misure. Non li voglio contare questi pezzi perché ho paura di sapere quanti sono. Ci saranno delle aperture alte e strette, non posso foderarle dopo, devo foderarle prima di montarle, che significa che tutti questi pezzi devo foderarli fronte e retro. È questa fabbrica di triangoli e rettangoli? È un mio progetto, mamma, vuoi venire a vederlo? Sto contemplando le mie scelte di vita e mi sto pentendo delle mie scelte di vita. Se vuoi venire ti spiego perché. Niente, dopo aver discusso con mia mamma in matematica, che mi ha detto quanto è bello il cartone grezzo, ho deciso che mi piace molto il cartone grezzo, quindi non lo fodero completamente. Lo lascerò in parte grezzo e foderò sulle giunture dove è necessario. Quindi iniziamo a montare. Alla base del portaoggetti c'è uno spazio pensato per avere dei cassetti. Quindi disegno su un altro ottagono come andranno disposti i fianchetti di scorrimento e inizio a montarli. Un filo di colla sullo spessore del cartone, un posizionamento corretto in squadra, e pesi per agevolare l'asciugatura. Scomparti per i cassetti fatti, adesso proviamo a montare la parte superiore. Siccome gli angoli non sono di 90 gradi, mi serve poter bisellare e smussare i cartoni. Ho fatto una prova con il cutter ma non mi ha convinto, pertanto ho preferito fare un gran lavoro manuale e scartavetrare i bordi dove mi serviva creare un angolo diverso da 90 gradi. Il washi tape mi serve per tenere fermo momentaneamente tutto quanto. Ripasso anche la colla lungo le giunture per essere sicura che sia tutto attaccato adeguatamente. L'interno così assemblato è molto difficile da foderare, quindi per dare semplicemente un tocco di colore ho deciso di utilizzare pittura acrilica. Non avevo l'aerografo a disposizione, solamente questo a bocca, e quindi ho fatto una prova con quello. Benissimo, è chiaro che non ho abbastanza fiato per dipingere tutto, quindi va bene pittura a pennello. Non sarà perfetta, ma è sufficiente per dare un tocco di colore all'interno dove comunque si vede poco, quindi ci accontentiamo. Il colore è molto diluito, quindi ci vogliono diverse passate. Siccome in questo momento hanno una superficie abbastanza ruvida data dal cartone grezzo e dalla pettura, ci passo sopra della cera neutra e una spugna autolucidante per scarpe, che renda la superficie più scorrevole. Mi conviene fare i cassetti adesso, che prendo le misure molto più facilmente. E una volta che ho la struttura dei cassetti pronta, monto tutto quanto. Per la preparazione dei cassetti utilizzo un'altra tecnica, non fianchetti incollati sulla base, ma la tecnica del mezzo taglio.
Questo perché la tecnica del mezzo taglio, oltre ad essere un pochino più veloce, mi permette di avere un'altra caratteristica che voglio per i miei cassetti e scompatti, ma questo ve la faccio vedere dopo. Faccio i primi 2 tagli su 2 lati, verifico le misure e quindi taglio il terzo e il quarto di conseguenza. Prendere le misure direttamente sul pezzo mi aiuta a creare meno confusione, in teoria. No, sto sbagliando tutto. Ecco, diciamo che lavorare la sera non è l'ideale per la concentrazione. Devo rifarlo. È troppo giusto. Vuol dire che poi quando lo fodero, vedi, balla un po', che vuol dire che ho ancora spazio. Se ci metto qualcosa di fodera attorno non dovrebbe dar problemi. Se invece faccio qua, poi non mi entra più, quindi devo farlo più stretto. Adesso funziona. Ho aggiustato quello che avevo, quindi l'ho tagliato e rimontato. Adesso funziona. Ok, adesso possiamo continuare e passare alle vaschette triangolari laterali. Una volta terminate anche queste, montiamo i vani dei cassetti sotto la parte con gli scomparti verticali. Diciamo per stasera che chiudiamo qui e continuiamo domani. Questo è un trucchetto che mi ha insegnato quel signore là. Allora, quando lavoriamo con il mezzo taglio, per fare, dico giusto, per fare i bordi arrotondati si può aggiungere, prima di foderare, una piccola anima. Quindi adesso mi vado a tagliare gli spiedini della misura adeguata. Una volta tagliati tutti questi riempitivi per gli angoli e recuperati in giro per il laboratorio perché sono saltati ovunque, li montiamo e scegliamo infine il materiale di rivestimento, che è diverso da quello ipotizzato inizialmente. Gli serve un materiale un po' più sottile della tela Bucam per foderare, e la carta craft si presta abbastanza bene, quindi cambio di programma, fodero con la carta craft. Anche qui taglio i pezzi di carta un po' più abbondanti di quello che mi servirà per poter fare gli aggiustamenti sul momento. Mi preparo una colla mista di metilcellulosa e colla vinilica, che mi permette di avere un tempo di lavorabilità un pochino più lungo della colla vinilica pura. E inizio a foderare tutto quanto. Dovrò fare attenzione soprattutto su queste forme irregolari per creare dei rivestimenti che passino dall'esterno verso l'interno in un pezzo unico, ma anche che abbiano dei rimbocchi che ricoprono gli spigoli. Quindi ragiono su come devo foderare man mano che lo taglio. Qui ripasso questo gradino che si è creato sul fondo grazie al mezzo taglio, perché voglio creare delle vaschette che siano anche impilabili fra di loro.
Utilizzo delle puntine da disegno di legno per fare i pomelli di questi piccoli cassetti e con l'aiuto delle pinze li fisso nella posizione giusta sopra il fianchetto. Adesso foderiamo con un unico pezzo di carta, lungo alla fine circa 1 metro, tutta la parte superiore. Faccio dei tagli strategici per i rimbocchi, di modo che tutti gli spigoli siano ricoperti. Chiaramente, essendo una forma così complessa e così irregolare, è difficile coprire perfettamente tutti i vertici e spigoli con un pezzo solo, e quindi faccio più passaggi. Sarà forse necessario aggiungere qualche pezzettino di raccordo a fine lavoro, ma ci penserò dopo. Intanto finiamo di foderare tutto quanto e pensiamo a fissare la base rotante. Allora, siamo alla fine del lavoro. Io adesso devo trovare un modo per fissare questo, che è la base rotante, su questa plancetta di cartone che poi incollo qua. E potrei fare delle cose eleganti, tipo cucire, rivettare tutto, però sono le 8:05 di sera, è venerdì e l'unica cosa che ho sono dei fermacampioni a forma di stellina e quindi metterò questi, però sono molto carini. La parte di montaggio della base rotante era quella che mi preoccupava un po' di più, però sembra funzionare. Ho preso anche dei cuscinetti laterali, visto che la base centrale era molto più piccola del contenitore, per dare stabilità. Sembra funzionare tutto quanto, quindi yay! Allora, è sabato, filmo con il mio cellulare perché il videomaker è giustamente a casa, ho finito i ritocchi e aggiungo solamente la mia firma. E siccome, adesso vi faccio vedere, siccome questo cassetto ha una dimensione leggermente diversa da questo e hanno 2 pomelli diversi, aggiungo un piccolo segno identificativo, così se per caso estraggo il cassetto so dove rimetterlo. E niente, faccio ancora questo. E dopo 15 ore di lavoro minimo, la disperazione del videomaker e tanta stanchezza, finalmente siamo arrivati alla fine del lavoro. Io sono sfiancata ma soddisfatta e non vedo l'ora di poterci mettere tutti i miei strumenti dentro e verificare se è funzionale come me l'ero immaginato. Che cosa ho imparato da questo lavoro? Che in un progetto complicato, con tante incognite, tante cose nuove che non hai mai provato, conviene lasciare margine per cambiamenti dell'ultimo minuto, improvvisazioni e errori, che probabilmente il lavoro che verrà fuori non sarà come te lo eri immaginato all'inizio, però sarà comunque molto bello e gratificante, perché sarà qualcosa che hai pensato e creato tu con le tue mani. Se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un like, seguiteci su YouTube e sui nostri canali e grazie per averci seguito fino qua e ci vediamo alla prossima.